3, 2, 1, go! Ciao a tutti, sono Riccardo e vi do il bentornati per un nuovo video sul mio canale Uramariki Professione Nerd. Oggi recensirò un altro Funko Pop, questa volta tocca a Barbie, ma prima di vedere il prodotto in questione parliamo brevemente di quello che è stato il record incassi al cinema di questa estate 2023. Sto ovviamente parlando di Barbie il film. Questa pellicola ha avuto un successo strepitoso a livello mondiale, guadagnando oltre $1 miliardo e ha generato una vera e propria Barbie mania. Era infatti possibile trovare praticamente in ogni negozio merchandising tematizzato Barbie, ma questa moda non ha riguardato soltanto vestiti e oggetti vari. I social network sono infatti stati letteralmente invasi di ricette a tema Barbie. Ricordo ad esempio una pasta asciutta con sugo alla barbabietola, oppure tantissime torte con glasse e creme rosa. Dal mio punto di vista il film è stato piacevole, ma non mi ha convinto del tutto. Credo che la tematica proposta sia stata volutamente esasperata per presentare una condizione della donna nella società moderna che secondo me non è veritiera al 100%. Sicuramente ad oggi nel 2023 non abbiamo ancora raggiunto la piena parità dei sessi. Tuttavia durante la mia carriera lavorativa ho conosciuto tantissime donne che sono riuscite grazie alle proprie capacità ad arrivare a posizioni apicali nelle aziende in cui lavorano, senza dover rinunciare alla possibilità di farsi una famiglia. Sicuramente la mia personale esperienza non può fare statistica e ci sono sicuramente aree della terra in cui la disuguaglianza tra donna e uomo è ancora molto accentuata. Credo però che in Occidente la società non sia rimasta così maschilista come invece ci viene mostrato nel film. Ritengo plausibile il fatto che questa condizione sia stata volutamente estremizzata per fare da contraltare alla condizione dei Ken nel mondo di Barbieland, che avevano un ruolo assolutamente marginale. La parte che più ho apprezzato del film è stata la scelta del cast. Margot Robbie, Ryan Gosling e America Ferrera hanno interpretato le loro parti in modo impeccabile. Comunque questa è soltanto la mia posizione, ma se non siete d'accordo vi chiedo di lasciare un commento sotto il video così ne possiamo discutere. Dopo questo breve ma intenso excursus sul film, parliamo adesso del Funko Pop di cui sto per fare l'unboxing. Si tratta di Barbie Day to Night, la versione Funko Pop dell'omonima bambola uscita nel 1985, che aveva in dotazione un vestito intercambiabile. Di giorno indossava infatti un tailleur molto professionale per andare al lavoro, con una valigetta 24 ore e una calcolatrice, mentre la sera sfoggiava un vestito più leggero, con body glitterato e gonna in tulle. Il Funko Pop non ha ovviamente la possibilità di cambiare accessori, perciò la rappresenta soltanto nella versione giornaliera, che a mio parere è anche quella più iconica. Direi a questo punto di passare all'unboxing e ci ritroviamo poi al termine del video come sempre per i saluti finali. A tra poco! Sul fronte della box che avete già intravisto nel segmento precedente troviamo i loghi di Barbie, di Pop Retro Toys, il numero seriale 07 e il nome del personaggio, Day to Night Barbie. Il lato destro. Sul retro ci viene invece presentata la linea completa che comprende, oltre al Funko Pop che stiamo analizzando, anche Barbie and the Rockers e Peaches and Cream Barbie. Vi confesso che ero molto indeciso su quale delle tre acquistare per fare l'unboxing, ma alla fine la scelta è ricaduta sulla versione Day to Night perché mi è sembrata quella più iconica. In ogni caso vi preciso che questa è la linea uscita nel 2020, quindi non ha nulla a che fare con il film live action, ma si ispira alle bambole di Barbie. Quest'anno è stata invece lanciata sul mercato una linea creata ad hoc con i look visti nel film. Troviamo infatti Gold Disco Barbie, Western Ken, Western Barbie e President Barbie. Il motivo per il quale ho preferito acquistare una Barbie del primo set e non del secondo è molto banale e semplice: non amo particolarmente i Funko Pop senza la bocca. Proseguiamo con il lato sinistro, il lato superiore e concludo con quello inferiore. Ed ecco Barbie Day to Night in versione diurna, con questa capigliatura boccolosa. Diamole subito una rapida occhiata a 360 gradi.
Da questa angolazione posteriore mi accorgo della cura minuziosa con cui sono stati scolpiti i capelli. Si riesce a distinguere ogni singola ciocca. Anche gli accessori sono stati realizzati con grande accuratezza. C'è soltanto una piccola sbavatura di colore sul manico della valigetta, ma ad esempio la stampa con il logo di Barbie che vediamo sia sul fronte che sul retro è perfetta nonostante sia così piccola. Ma c'è un altro dettaglio di cui mi sto accorgendo adesso, è il make-up sul viso di Barbie. Non solo il rossetto che è più evidente, ma anche un velo di ombretto azzurro sugli occhi e un po' di fard sulle guance. Non so se condividiate con me questa impressione, ma il suo look mi ricorda molto vagamente quello di Francesca Cacace, alias La Tata, nell'omonima serie degli anni 90, quando nel primo episodio si presentò a casa di Maxwell Sheffield come venditrice porta a porta. Non so perché, ma mi viene naturale accostare questo Funko Pop di Barbie a quello di Marilyn Monroe, un'altra icona bionda che ha fatto la storia e che considero una delle punte di diamante della mia collezione. In conclusione, ci troviamo di fronte ad un articolo ben fatto, che starebbe bene nella collezione di chiunque, anche di chi come me non è mai stato particolarmente fan della bambola. Sicuramente abbiamo visto qualche sbavatura di colore di poco conto, ma nel complesso in questo caso sono i dettagli a fare la differenza. Per questi motivi le darò 9 su 10, una valutazione altissima ma più che meritata. E ben ritornati! Se vi è piaciuto anche questo nuovo video vi chiedo di mettere un pollice in su, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi contenuti che pubblicherò e di condividere il video su tutti i vostri social. Vi chiedo inoltre di iniziare a seguirmi anche sulle mie pagine di Instagram e Facebook, dove mi potete trovare sempre con il nickname Uramariki Professione Nerd. Se vi va lasciate anche un commento sotto il video per farmi sapere qual è la vostra opinione su questo Funko Pop oppure sul film di Barbie. Per oggi ho concluso, perciò vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, passo e chiudo.